Innanzitutto benvenuti a tutti e come sempre vi invito a iscrivervi al canale e a attivare la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. E siamo arrivati finalmente a quelle che sono le risposte alle vostre domande. Abbiamo anticipato che avremmo fatto un video sulle risposte alle domande relative alla scena sonora e adesso siamo appunto qui e volevi fare un'introduzione rispetto a questa puntata speciale. Allora, innanzitutto come introduzione mi sento di dire che può essere che questa puntata sia un po' lunga, perché le domande che sono arrivate sono molteplici, alcune anche abbastanza approfondite, molto interessanti e se dovremmo dare una risposta chiara ed esaustiva non potrà essere una risposta sintetica. Per cui mi scuso già all'inizio di questo, eventualmente potrete vedere il video in diverse spezzoni o in diverse sequenze, ecco. Relativamente ai feedback che abbiamo ricevuto, li potremmo inquadrare in diverse categorie. Una prima categoria, devo dire anche abbastanza numerosa, è quella degli apprezzamenti per il lavoro che abbiamo fatto. Ecco. A tal proposito mi sento di ribadire quello che abbiamo accennato magari nel video di apertura del canale. Lo scopo di questo canale è quello di portare a chi segue la mia esperienza e la mia visione di alcuni degli aspetti che riguardano questo mondo, il mondo della riproduzione sonora. Non ho la pretesa di avere la verità assoluta, ben lungi da me questo. Il dubbio in me è sempre presente e sono sempre curioso nel poter mettere in verifica quello che può essere una mia ipotesi, una mia congettura. Ma nel corso degli anni ho accumulato molta esperienza riguardo ai vari fenomeni coinvolti e mi sento di poter in qualche modo mettere questa esperienza a vostra disposizione. Quindi grazie per chi ha apprezzato il lavoro che è stato fatto. Un'altra categoria di feedback purtroppo lo possiamo mettere nei feedback per certi versi incomprensibili, nel senso che ci sono state alcune risposte, se vogliamo considerare in questi termini, delle quali onestamente, pur leggendole diverse volte, non siamo stati in grado di capire se era una domanda, se era un'affermazione, se avesse necessità di una risposta. Molto probabilmente chi l'ha scritta molto velocemente e non si è posto bene la domanda di essere chiaro nell'esposizione per poter avere una risposta altrettanto chiara. Quindi eventualmente se qualcuno non trova una risposta in questo video ci potrà scrivere, vediamo di formulare una risposta in un'altra sede. C'è stato poi un altro certo numero, devo dire non molto grande, 4-5 feedback nel quale veniva manifestato un pressoché totale disaccordo in ciò che abbiamo affermato. Questo non è particolarmente grave, nel senso che non urta assolutamente la mia suscettibilità. Mi chiedo però che senso abbia seguire un canale verso il quale non sei in accordo, ovvero se fossi io dall'altra parte e mi imbatto per qualunque motivo in un canale o in un video dove stanno parlando di argomenti nei quali io mi sento in totale disaccordo, la cosa più naturale, più spontanea che mi verrebbe da fare è interrompere la visione e utilizzare quel tempo diversamente. Se avessi tempo libero potrei andare a fare una passeggiata, leggere un libro, coricarmi sotto un albero frondoso e guardare il cielo. Ci sono mille attività che possono essere svolte con grande proficuo senza mettersi ostinatamente a guardare qualcosa nel quale non sei d'accordo, solo magari per la volontà alla fine di mandare un commento di un certo genere. Lo reputo del tutto inutile. Eh sì, infatti a tal proposito io mi volevo riagganciare a questo partendo proprio da un commento di questo genere, di questo filone, che risulta anche essere un po' esemplificativo di quanto hai detto rispetto alla categoria. E vado a leggerlo subito. Per riprodurre il suono live, prima di tutto riproduciamo ciò che è stato registrato dal tecnico del suono, con i suoi apparecchi e i suoi microfoni. E il mixaggio fatto in studio non lo riascolteremo mai per quello che si udiva nel teatro, nella poltroncina numero tal dei tali. Ok? Ci siamo? Bene, detto questo, acquistate altoparlanti professionali amplificati tipo Electro Voice, JBL, RCF, eccetera. Un buon DSP per correggere l'acustica del vostro ambiente e vendete tutti i balocchi hi-fi che avete in casa, quelli che usate per mostrare ai parenti. Ah, per quanto riguarda i cavi, bastano normalissimi cavi bilanciati da acquistare. Non servono a nulla i cavi costosi, chiaro? A nulla. Questa è una esemplificazione di un approccio che per certi versi è anche abbastanza diffuso, ovvero
Chi dalla parte magari nell'ambito professionale o personalizzazione, magari potrebbe essere un tecnico del suono che è impegnato magari con una certa frequenza a organizzare eventi, concerti, eccetera, eccetera. Per cui dal punto di vista di questa persona mi immagino che lui sia effettivamente convinto che le cose siano così e probabilmente questo, anzi sicuramente questo è anche suffragato dalla sua esperienza quotidiana. Però mi sentirei di dire a questa persona, così come a chi magari ha un approccio di questo genere, che come noi da questa parte lasciamo libertà a loro di esprimere la loro opinione, di vedere il mondo dalla riproduzione sonora in questi termini, sarebbe gradito se fosse vero altrettanto il viceversa, ovvero che sia lasciato noi la libertà di entrare magari nella riproduzione sonora con una dinamica diversa. A dire il vero sono convinto che l'atteggiamento invece più utile sarebbe quello di concedere il beneficio del dubbio, ovvero se chi magari in ambiti professionali, come dicevo prima, per organizzare eventi, concerti dal vivo, quelli che possiamo trovare magari molto spesso anche all'aperto durante il periodo estivo, si ponessero la domanda: perché ci sono degli appassionati che sembrano apparentemente fuori di testa per andare a ricercare una certa qualità nella riproduzione sonora? Cos'è che muove queste persone? Cos'è che li affascina e che li spinge come desiderio? Probabilmente se da parte loro ci fosse questa curiosità, potrebbero acquisire degli elementi di maggiore sensibilità, di percepire il suono riprodotto in un'ottica leggermente diversa, con una qualità direi più ampia, e questo qui potrebbe essere anche molto utile nel loro di lavoro. Penso che esperienze diffuse a molti che quando ci capita di ascoltare degli eventi da il vivo, nella stragrande maggioranza dei casi non siamo molto d'accordo con le scelte che fa il fonico o come il suono che viene riprodotto dagli altoparlanti ci arriva. Se fosse il nostro potere agire, agiremmo in modo diverso per ottenere un risultato dal nostro punto di vista migliore. Quindi potrebbe essere utile che ci fosse questo travaso di esperienza e di conoscenza. D'altra parte dobbiamo anche essere onesti e ammettere che visti dall'esterno, come abbiamo accennato in qualche puntata fa, le dinamiche dei prezzi, direi per certi versi dell'assurdità commerciale che ci sono in questo ambiente, possono essere facilmente lette dall'esterno come qualcosa che è fondamentalmente priva di senso e accomunare tutto l'ambiente come una manica di pazzi che non ha altro hobby preferito che sperperare soldi in oggetti del tutto inutili. Sarebbe utile che ci fosse una capacità da entrambe le parti di entrare più nel merito delle cose, invece che rimanere sull'atteggiamento superficiale di giudicare senza cercare di conoscere. Benissimo, adesso veniamo a una di quelle domande più richieste, più postate su YouTube, che è quella della richiesta di esempi di incisioni o di canzoni demo da utilizzare per fare le verifiche opportune, no? Sul proprio impianto per verificare la bontà della scena sonora. Ecco, da questo punto di vista noi avremmo voluto postare tanti link sui video per potervi collegare direttamente con queste canzoni, per poter fare verifiche e studiare i brani. Però purtroppo non lo possiamo ancora fare perché non abbiamo il numero sufficiente di iscritti per poter attivare certe funzioni di YouTube Studio appunto, che è l'interfaccia di YouTube. Ed è per questo che vi invito ulteriormente a iscrivervi affinché si possano attivare queste funzioni e che voi possiate appunto interagire e vedere i brani in tempo reale per poter poi fare le vostre verifiche. Anche se tu probabilmente avevi qualcos'altro da aggiungere in merito. Sì, quello che mi sentirei di aggiungere in merito è che il discorso di proporre o di mettere a disposizione alcuni brani, alcune tracce che abbiano un certo particolare significato è un argomento molto delicato, nel senso che ho verificato per esperienza personale, magari dando dei supporti o consigliando alcune tracce, che molto spesso si genera una dinamica di questo genere. Ovvero, prendiamo un esempio ipotetico di un organo che suona in una chiesa. Come abbiamo accennato qualche puntata fa, c'è una bellissima traccia a questo riguardo. Questo organo è stato ripreso con una tecnica per cui la struttura del suono viene resa in un modo estremamente naturale,
molto vicino a ciò che potremmo ascoltare entrando in una chiesa, ma a livello di ricostruzione prospettica e di collocazione delle sorgenti è abbastanza latitante. Però la bellezza del suono che esce ripaga ampiamente da questo aspetto. Qual è il problema che si crea? Se noi fossimo in un contesto per cui abbiamo a disposizione due catene in contemporanea, per cui l'ascoltatore sente la catena A e sente la catena B, si rende immediatamente conto della differenza che può esserci fra i due. Prendiamo ad esempio, in una catena mettiamo un amplificatore integrato, chiamiamo l'amplificatore A, e poi mettiamo l'amplificatore B. Se ciò che sentiamo, a pari di tutto il resto, è molto diverso riguardo alla capacità del sistema di rendere questa struttura del suono e l'articolazione prospettica, ci rendiamo immediatamente conto della differenza relativa fra un oggetto e l'altro. Ma se questo brano lo ascolta una persona inserita in una sua catena nel quale ha ormai un'abitudine di ascolto consolidata, non avendo sentito lo stesso brano in un contesto diverso, le informazioni reali che può trarre dall'uso di questo brano sono molto scarse e purtroppo molto spesso possono diventare del tutto controproducenti, perché magari l'impianto di questa persona ha delle lacune o delle potenzialità che non sono espresse, ma trovando il soggetto il brano già sufficiente come qualità non si rende conto di questa mancanza. Per cui, ripeto, è molto delicato partire da alcune tracce e ascoltarle nel nostro ambiente senza avere la possibilità di fare un confronto del suono che ne esce in altri contesti. Ciò non toglie che appena ci sarà la possibilità cercheremo di mettere a disposizione alcune tracce che riteniamo molto significative e sarà interessante anche avere il vostro feedback. Potrebbe nascere una sorta di confronto attraverso il quale le persone che poi magari scrivono o leggono i commenti si possono trovare o non ritrovare su alcuni aspetti. Ecco, proseguendo con l'elenco delle domande, dei quesiti e dei commenti, abbiamo notato che ci sono due domande, due richieste molto simili e peraltro molto interessanti e adesso vado a leggervene una delle due. Bellissima presentazione che conferma le mie innumerevoli esperienze dal vivo, ma cosa ne pensa delle registrazioni binaurali? Grazie. Allora, delle registrazioni binaurali ne posso pensare tutto il bene possibile, nel senso che io stesso personalmente per un lungo periodo di tempo ho assistito a molti eventi, concerti, recital vocali, eccetera, eccetera, andando con il mio registratore portatile della Tascam e due microfonini da porre direttamente dentro nelle orecchie. Riascoltato in cuffia ha una naturalezza di percezione, di collocazione delle varie sorgenti frontalmente, posteriormente, in altezza, a sinistra, a destra, che è stupefacente. Purtroppo questa tecnica si presta poco in un ascolto attraverso i diffusori, nel senso che attraverso i diffusori la geometria della ricostruzione spaziale è molto penalizzata rispetto all'ascolto in cuffia. Ma una cosa che rimane molto interessante è che questa tecnica di registrazione per sua natura è una tecnica di registrazione molto semplice e che vede coinvolti pochi elementi. Nel mio caso c'era semplicemente un preamplificatore microfonico da me modificato e il registratore Tascam. Quindi non c'erano compressori, espansori, equalizzatori, tutto quello che finisce in ori era stato completamente eliminato. Quindi la possibilità di catturare il suono per quello che è come sua intima struttura è molto più semplice, molto più probabile da metterlo in atto rispetto a una tecnica multimicrofonica. Quindi se abbandoniamo l'idea di riascoltare attraverso i diffusori per avere una collocazione prospettica corretta, ma fra virgolette ci accontentiamo di avere una riproduzione del suono molto aderente alla verità come struttura timbrica del suono, è un sistema che può essere molto interessante. Io personalmente poi l'ho in qualche modo abbandonato perché avere due microfoni nell'orecchio intanto che fai gli ascolti in qualche modo però
chiude la percezione sulle alte frequenze, per cui a un certo punto mi sono stancato di andare a ascoltare concerti nei quali il mio ascolto diretto ne risultava abbastanza penalizzato. E una volta che ho collezionato un notevole numero di ore di registrazione, ho poi in qualche modo per adesso sospeso la cosa. La tengo solo per quegli avvenimenti che sono veramente straordinari, per cui vale la pena averne magari una memoria, una traccia, ecco. Perfetto, e adesso veniamo al lungo elenco di domande dedicate al posizionamento, al setup, perché su questo tema in particolare ce ne sono state veramente tante. E vado a leggerti la prima. Ho sempre pensato che la resa ottimale della scena sonora dipenda più dall'ambiente di ascolto che dalle elettroniche. In particolare occorre parecchio spazio dietro il punto di ascolto e soprattutto dietro i diffusori. Non ho mai condiviso l'idea che un diffusore possa stare in prossimità della parete di fondo, purché abbia l'uscita reflex anteriormente. Ok, una domanda interessante che tocca molteplici aspetti. Innanzitutto non vorrei magari che nei video precedenti si fosse frainteso quello che ho affermato, ovvero che in certe circostanze l'ascolto sul lato più corto può essere più soddisfacente dall'ascolto sul lato più lungo. Con questo non volevo affermare che si possono mettere diffusori a ridosso dalla parete di fondo. Se abbiamo un locale dove la distanza dalla parete più corta sono 2 metri e mezzo, ascoltare a quella distanza imporrebbe di mettere diffusori contro la parete di fondo, e quindi se non ci sono altri motivi che rendono obbligatorio questo, non è certamente una cosa da prendere in considerazione come primo approccio. Giustamente, come dice la persona che ci ha scritto, il diffusore deve avere intorno un po' di aria, altrimenti non riesce a esprimere quelle caratteristiche di ricostruzione ambientale che potrebbe rendere. Anche relativamente al condotto reflex, in effetti se avessimo il diffusore con reflex posteriore messo vicino alla parete di fondo potrebbe generare problemi, ma l'esperienza pratica mi porta a dire che un conto sono le congetture, un conto poi è l'analisi e la prova empirica sul luogo, quindi consiglio sempre di provare anche le cose che apparentemente la nostra mente potrebbe giudicare quelle più stravaganti, quelle impossibili, sulle quali non vale la pena perderci tempo. Meglio tenersi una sana dose di dubbio e di curiosità, piuttosto che perdere magari l'occasione di avere una collocazione apparentemente illogica, ma che poi alla fine funziona. Le caratteristiche acustiche di un ambiente d'ascolto possono essere a volte molto stravaganti, scusate il termine, per cui perché non provare? Alla fine costa poco, costa solamente la quantità di tempo che serve per spostare il diffusore, fare una prova d'ascolto e magari ammettere di aver sbagliato e di ritornare a ascoltare in un'altra posizione. L'altro argomento toccato, molto importante, è l'influenza relativa da una parte delle apparecchiature che costituiscono la catena d'ascolto e dall'altra parte l'acustica della stanza. Direi che sono entrambe condizioni necessarie, ma nessuna di per sé sufficiente. La nostra mente può essere portata a ritenere che le caratteristiche acustiche della stanza in qualche modo predominino sulle apparecchiature, ma l'esperienza pratica mi porta a affermare che non è detto che sia così. Ovvero, sarei tentato di affermare che nella stragrande maggioranza dei casi le caratteristiche delle sorgenti dell'amplificazione che vengono utilizzate non sono idonee e non sono in grado di estrarre l'ambiente di cui abbiamo parlato nel corso delle varie puntate. Per cui, mancando nel segnale che arriva ai mossetti dei diffusori queste informazioni ambientali, anche se la stanza fosse straordinariamente favorevole sotto questo aspetto, il risultato sarebbe comunque che la percezione sarebbe molto scarsa. Quindi prestiamo molta attenzione a entrambi gli elementi. Chi ha avuto o chi avrà la possibilità di sperimentare nell'ambito della catena d'ascolto diverse apparecchiature si renderà conto dell'importanza fondamentale che hanno le apparecchiature sotto questo aspetto. Tornando un po' alla domanda provocatoria di cui abbiamo parlato in anticipo, il fatto di suggerire di utilizzare altoparlanti solo di derivazione professionale, DSP e quant'altro,
mi viene da pensare o da supporre che chi fa affermazioni di questo genere in realtà non abbia mai avuto esperienza di quanto sia importante, ad esempio, il ruolo dell'elettronica per poter ricostruire certe caratteristiche. Quindi se immagino l'elettronica che tipicamente viene utilizzata all'interno di un amplificatore professionale attivo, lì avrei qualche serio dubbio che quel diffusore sia in grado di gestire le informazioni ambientali a un certo livello di qualità. Ok, sempre rimanendo nell'ambito, adesso ci sono un paio di domande che mettiamo insieme che riguardano gli oggetti, gli accessori e gli elettrodomestici che abbiamo in casa e che inevitabilmente interferiscono con lo spazio dove ci sono anche le elettroniche, dove si trova l'impianto e il punto di ascolto. Allora, la prima è bellissimo video, ma dove si dovrebbe posizionare il rack con tutte le elettroniche se non fra i diffusori? E la seconda, grazie per il video e i suoi consigli. Ahimè, come molti, ho un televisore molto grande tra i due diffusori. Come posso porre rimedio? Grazie mille. Allora, come ho accennato precedentemente, la parete che sta dietro ai diffusori è forse la parete più importante, così come lo spazio fra i diffusori è lo spazio più importante, perché è lì che si crea la maggior parte del nostro fronte sonoro. Quindi, giustamente uno si chiede, ma dove posso mettere il rack con le apparecchiature? Sarei tentato di dire, se è possibile evitiamo di metterlo in mezzo, perché va proprio a perturbare la zona anche a livello di altezza, che è quella dove si possono stagliare gli esecutori virtuali. Abbiamo uno che suona il violoncello, si metterebbe esattamente dove c'è il rack e porte elettroniche. O tantissime altre sorgenti sonore sarebbero esattamente nello spazio dove ci sarebbe il rack, specialmente magari su un rack doppio con diverse apparecchiature, va a perturbare una zona molto delicata. Laddove fosse possibile si potrebbe pensare magari di disporre elettroniche a terra, compatibilmente con l'uso della stanza, oppure posizionare il rack porta elettronica sul lato, o destro oppure sinistro. Questo comporta un allungamento dei cavi che vanno ai diffusori, ma se mettiamo sul piatto della bilancia i due effetti di contaminazione della scena sonora in quella zona e eventualmente l'effetto di decremento della qualità dovuto alla lunghezza del cavo, in media statistica ho visto che è molto più gratificante e soddisfacente riposizionare il rack sul lato. Per quello che riguarda invece il televisore, viene spontaneo mettere il televisore al centro della stanza. Sarei tentato di dire, ma potrebbe essere un'affermazione un po' pericolosa, che forse in questo momento storico la soluzione migliore sarebbe quella di vendere il televisore o rimballarlo e lasciarlo in cantina e lasciare quello spazio maggiormente libero per ascoltare della musica con maggiore soddisfazione. Ma non so quante persone potrebbero seguire questo consiglio. A quelle che non si sentono di seguire questo consiglio potrei consigliare di mettere, quando non usano il televisore, qualcosa che in qualche modo mascheri la sua superficie riflettente. Potrebbe essere una tenda molto pesante oppure un pannellino con del materiale assorbente, magari fatto anche con una certa cura estetica, da posizionare e agganciare sopra il televisore e togliere nel momento in cui invece dobbiamo vedere l'immagine. Ecco, un'altra domanda che io reputo molto interessante. In realtà è più una considerazione, però possiamo parlarne molto a riguardo. Finalmente una spiegazione chiara, complimenti. Ho sperimentato molto e ho notato che con i diffusori omnidirezionali il punto di ascolto si allarga in zona di ascolto con tolleranza di raggio di 80 cm. Ecco, è una considerazione interessante, quella in effetti anch'io ho verificato che con diffusori omnidirezionali, quello che viene chiamato in gergo tecnico lo sweet point, quindi il punto di focalizzazione ottimale, diventa più ampio. Ma contemporaneamente che cosa accade? Che è vero che la zona diventa più ampia, ovvero diventa più ampia la zona nella quale, pur muovendosi con la testa, si percepisce minore differenza fra un punto e l'altro. Ma altrettanto è vero però che questo comporta il fatto che la focalizzazione totale sia inferiore rispetto a quella dei diffusori convenzionali. Quindi se da un certo punto di vista aumenta, è un po' come se fosse il discorso di un'ottica.
a seconda di come regoliamo il diaframma abbiamo una profondità di campo più o meno grande. Ma per certi versi ci sono alcune ottiche che riescono ad avere una definizione, un dettaglio molto spinto, altre invece che non riescono a risolvere dettagli così precisi. Quindi con un diffusore omnidirezionale abbiamo effettivamente una zona d'ascolto più ampia, però perdiamo in certi casi anche in modo abbastanza consistente la precisione e soprattutto la sensazione di essere nell'ambiente dove è stata fatta la registrazione. Questo perché? Perché il diffusore, andando a emettere energia in tutte le direzioni, fa sì che il suono che arriva all'ascoltatore sia maggiormente incontaminato dall'acustica dell'ambiente di ascolto rispetto a quello che può essere invece, sempre nello stesso ambiente d'ascolto, un diffusore classico più direttivo che emette magari maggiormente nel lobo frontale. Bene, e adesso veniamo al posizionamento dei diffusori, un'altra di quelle domande che ricorrono spesso e di considerazioni che ricorrono spesso, e ne abbiamo raggruppate due che sono emblematiche in questo senso e le leggiamo insieme. La prima è: grazie per il video. Avendo una stanza quadrata sto riscontrando benefici con i diffusori disposti in modo che siano più o meno paralleli alla diagonale del pavimento, una disposizione ad angolo per intenderci. L'immersione nella scena sonora con alcune registrazioni è davvero notevole. Chissà se può essere un argomento per un prossimo vostro video. E la seconda: se l'ideale per una buona scena sonora è rispettare il classico triangolo, perché in molti video o fiere vedo spesso diffusori posizionati dritti o lievemente inclinati? Faccio i miei complimenti, sentir parlare l'ingegner Rossi è sempre molto istruttivo. Sono molto interessanti queste due domande alle quali in qualche modo mi sentirei di rispondere citando un aneddoto. Dobbiamo spostarci temporalmente nel novembre del 21 alla Fiera di Roma. Eravamo presenti in due salette. Per chi è stato alla Fiera di Roma organizzata da Zaini si ricorderà che nei piani superiori le salette, o come le chiamano loro suite, termine del tutto improprio visto la dimensione, hanno un arredamento fisso che non è possibile togliere. Avevamo una sala di dimensioni medio-piccole e diffusori invece abbastanza importanti come dimensioni, ma non si poteva togliere il frigobar, non si poteva togliere il tavolino, non si poteva togliere la testiera del letto, non si poteva togliere l'attaccapanni, cioè se facciamo l'elenco era più quello che non si poteva togliere rispetto a quello che si poteva togliere. L'unica cosa che era stato tolto in effetti era il letto e basta. Arrivati in questa stanza, come sempre con grande anticipo, abbiamo cominciato a sperimentare le 8 posizioni possibili. Una l'abbiamo scartata subito perché equivaleva a mettere il diffusore contro la porta d'ingresso e magari il risultato sarebbe stato anche soddisfacente, ma era solo per le persone che erano già all'interno, quindi l'abbiamo scartato a priori. Delle altre 7 disponibili, quella che effettivamente andava meglio era molto simile, sono identiche a quella accennata dalla persona che ha fatto il commento, ovvero abbiamo messo i diffusori in diagonale e nonostante le dimensioni dell'ambiente, le dimensioni del diffusore, direi in 4-5 posti a sedere il suono che si sentiva era veramente interessante come caratteristiche. Questo ci può insegnare ad esempio che non bisogna mai partire prevenuti, ecco. Ma una cosa che è stata interessante è stato il sabato pomeriggio, la stanza era abbastanza piena, c'era stato dentro una decina di persone, la porta d'ingresso era frontalmente a me, a un certo punto entra una persona, guardando un attimo quello che c'era dentro la stanza dice: ma come cavolo hanno messo le casse questi qua? Allora io avevo le persone che stavano ascoltando, guardavo lui, facendo finta di non aver sentito, ho detto: scusi, non ho sentito bene che cosa ha detto, dandogli la possibilità di magari gestirla un po' diversamente la sua espressione. Ha ripetuto esattamente quello che ho detto prima, ovvero come cavolo avete messo i diffusori. Pensando che abbiamo perso un giorno intero per trovare la posizione ottimale, mi sono sentito di dirgli: lei con questa affermazione ci sta dando in qualche modo degli incompetenti o dei pressapochisti. È in piedi nella porta d'ingresso, non è entrato, non si è seduto, non ha ascoltato, ma sta già formulando un giudizio che non mi sembra proprio molto positivo. Cercando di togliersi d'impiccio, ho detto: ma se tutti li mettono dove c'era il letto ci sarà un motivo. Ecco,
Ci sarà un motivo per un po' rispondere alle domande che ci hanno fatto, che avete fatto anzi, sul perché nelle varie fiere i diffusori siano disposti in modo molto spesso non aderente a quello che potremmo immaginare essere la situazione ottimale. La risposta a questa osservazione è un po' imbarazzante, ecco, nel senso che l'unica risposta che io mi sono dato è che probabilmente a chi espone posizionando il diffusore in questo modo non interessa molto il risultato finale, probabilmente gli interessa maggiormente esporre i prodotti, farli vedere, far sì che siano presenti in una manifestazione, ma mi risulta difficile immaginare che dietro ci sia un pensiero voluto e determinato per ottenere un certo risultato sonoro. Nel senso che quel tipo di posizionamento, per quello che riguarda la mia esperienza, è sempre in disaccordo con il raggiungimento di prestazioni molto elevate. Va detto, come abbiamo già avuto modo di esprimere, che purtroppo il punto d'ascolto ottimale coincide con un unico punto a sedere, ma non è che girando i diffusori in un altro modo possiamo risolvere questo problema. L'unica cosa che otteniamo è che non abbiamo neanche quel punto. Quindi passiamo ad averne uno o non averne nessuno. E questo non è che va a migliorare poi come si ascolta nelle altre parti. Quindi alla fine la mia personale scelta in tutti i casi è sempre stata quella di privilegiare almeno un punto e gli altri sono di conseguenza. Non è possibile aggirare le leggi fisiche. Ed eccoci arrivati al tema della fase, che anche questo è stato molto interessante per tantissimi dei nostri ascoltatori e infatti le domande sono state molteplici, ne abbiamo raccolte alcune. Come cercare la fase giusta oltre che ad orecchio? Ok, facciamo una premessa, perché probabilmente alcune cose non sono state recepite o non sono state spiegate nel modo corretto. Ammettiamo di avere una catena di ascolto molto semplice, amplificatore integrato e lettore CD. Abbiamo due cavi di alimentazione. Questi due cavi di alimentazione, almeno in Italia fortunatamente, possono essere inseriti nella presa muro in 4 combinazioni possibili. Ok? Di queste 4 combinazioni possibili, ce n'è una che all'ascolto risulta essere quella decisamente migliore, sotto molteplici aspetti sonori. Per cui, quando parlo di cercare la fase corretta, non intendo tanto cercare all'interno della presa VDE dove è posizionato il neutro e la fase in modo che questi coincidano con quanto è indicato dalle normative. Come probabilmente alcuni sanno, le normative direzionali prescriverebbero che nella presa VDE la fase e il neutro si trovino in 2 posizioni ben precise. Un approccio potrebbe essere quello di cercare, e questo qui si può fare attraverso un cercafase, quale dei 2 terminali corrisponda alla fase e posizionare quindi la presa a muro, la spina a muro, corrispondentemente in modo da ottenere il risultato corretto. Ok? Quindi, ritornando all'esempio di prima, amplificatore integrato e lettore CD, cerco col cercafase dove mi cade la fase, inverto eventualmente la spina a muro e inserisco i cordoni d'alimentazione ai 2 apparecchi. Questo vuol dire mettere l'impianto in fase, ma secondo una normativa che in qualche modo prescinde da ciò che sono le caratteristiche sonore. Per mia esperienza devo dire che la probabilità che le apparecchiature collegate in questo modo suonino nel migliore dei modi possibili è assai scarsa. Così scarsa che onestamente ritengo non valga anche la pena di provarci. Comunque richiederebbe di fare delle variazioni all'orecchio, quindi tanto vale a partire l'orecchio e non perdere neanche il tempo di cercare la fase col cercafase. Capisco che questo possa in qualche modo destabilizzare qualcuno che si può sentire rassicurato nell'avere un artificio tecnico per poter in qualche modo discriminare fra queste 4 combinazioni quella che è migliore. Purtroppo però l'esperienza pratica mi porta a dire che non è di nessuna utilità. Quindi, ritornando a quello che potrebbe essere invece utile, è colleghiamo anche a caso le 2 apparecchiature. Facciamo partire un brano
come abbiamo detto prima, nelle puntate precedenti, che abbia certe caratteristiche, quindi abbia magari un cantante con una buona focalizzazione centrale e degli strumenti che possono riempire bene la scena laterale, e andiamo ad ascoltare cosa succede. Se e quando abbiamo trovato fra le 4 combinazioni la fase corretta, avremo che il cantante è perfettamente localizzato in un punto ben individuato e consistentemente alto rispetto alla scena sonora, e gli strumenti in tanti casi possono riempire la nostra stanza andando anche molto al di là di ciò che sono le dimensioni fisiche dei diffusori. Quindi abbiamo contemporaneamente una grande ampiezza della scena sonora ma una precisa focalizzazione al suo interno. Quando la fase non è corretta abbiamo che la scena sonora si restringe, ma in questo spazio virtuale più ristretto la localizzazione delle sorgenti sonore è molto imprecisa. C'è poi un altro effetto che abbiamo sperimentato molto spesso, che quando la fase non è corretta il suono viene contaminato con degli elementi che risultano all'ascolto decisamente sgradevoli. È come se ci fosse qualcosa di disarmonico nel suono, il classico gesso sulla lavagna verso il quale il nostro sistema uditivo cerca di difendersi. Ad esempio, qualche giorno fa è venuto a trovarci una persona la quale desiderava in qualche modo sperimentare sul discorso della fase. Io ho lasciato questa persona, avendo fiducia, l'impianto a disposizione e in qualche modo ho agito sulla fase. Intanto che gli ho lasciato l'impianto a disposizione, sono salito al piano superiore dell'edificio e sulla scala, intanto che andavo di sopra, ho sentito chiaramente che aveva agito sulle fasi, perché accadono delle cose che non sono solamente nell'ambito da articolazione della scena sonora. Anche le persone che in quel momento erano con me, mi stavano accompagnando, si sono resi conto, al di là di un ragionevole dubbio, che era accaduto qualcosa. Vi esorto a cercare di intervenire e di ottimizzare questi aspetti, perché il beneficio può essere molto grande a costo assolutamente nullo. A questo proposito ci sono state anche delle polemiche rispetto al fatto che la fase sia opportuna, inopportuna, che sia davvero utile o che non lo sia affatto nella definizione della scena sonora. E uno di questi commenti è quello che vi sto leggendo ora, quello che vado a leggervi. Finché non leggerò di un test in doppio cieco, non crederò mai al discorso della fase acustica, soprattutto se alle misure non ci sono differenze. Oppure c'è qualcosa che non si sta ancora misurando? E poi un altro commento, insomma, che può far da coda in questo senso: sulla fase avrei serissimi dubbi e sulle porte aperte o chiuse anche i pipistrelli avrebbero problemi di udito. È interessante un'affermazione di questo genere, nel senso che l'esperienza, direi quotidiana, mia e dei miei collaboratori è tale per cui realmente in tanti casi, anche in un ambiente limitrofo a dove abbiamo la sala d'ascolto, con la porta chiusa o come illustrato prima sulle scale che vanno al piano di sopra, ci si accorge immediatamente che il suono che esce dalla catena d'ascolto è stato contaminato e rovinato rispetto alla situazione ottimale. Per cui io onestamente non so che cosa rispondere a queste persone che hanno tutti questi dubbi, anche perché è una di quelle situazioni dove è veramente facile darsi una risposta. È sufficiente provare e sentire quello che accade. Però qui si apre uno scenario, nel senso che se la persona prova e non sente nessuna differenza, cosa che può benissimo essere, c'è da chiedersi anche cosa sta cercando di differenza questa persona, perché le differenze sono chiaramente udibili, ma se io parto già con un preconcetto e voglio dimostrare che non c'è assolutamente nessuna differenza, molto probabilmente ingannerò il mio sistema percettivo nel suffragare queste mie ipotesi di partenza. Relativamente invece al fatto che si possa o meno misurare, potrei invitare a guardare i video che abbiamo dedicati all'ambito delle misure. Abbiamo 2 elementi che sono presenti in contemporanea ma contrapposti, ovvero se eseguiamo delle misure convenzionali, quantomeno, non riveliamo nessuna differenza.
il nostro sistema percettivo ci dice che una differenza d'ascolto esiste, a questo punto dobbiamo decidere a chi credere. In realtà, come implicitamente suggerisce la persona che ha scritto il commento, stiamo misurando qualcosa che non è pertinente al fenomeno che stiamo analizzando, o almeno la metodologia di misura non è così raffinata, così definita, in modo da mettere in luce alcuni fenomeni. Oppure, terza ipotesi, lo strumento di misura interferisce col sistema e maschera la presenza di questi fenomeni. Fenomeni che comunque, ripeto, sono estremamente facilmente percepibili. Ed eccoci con l'ultima domanda dedicata alla fase elettrica. Video sempre interessantissimi. Avrei una domanda. Vivo a Roma in una zona dove viene fornita un'alimentazione bifase, circa 0 volt per ogni conduttore verso massa, e quindi per me è impossibile mettere in fase l'impianto. Questa condizione mi crea svantaggi dal punto di vista della riproduzione sonora rispetto a un'alimentazione monofase con impianto ben messo in fase? Grazie e complimenti per i vostri video. In effetti a Roma probabilmente è l'unica città in Italia dove il sistema di distribuzione dell'energia elettrica in alcune zone della città è difforme rispetto a quello che troviamo in tutta Italia e sarei tanto da dire praticamente in tutta Europa. Ovvero non c'è definita in modo univoco la fase neutro. Facciamo un passo indietro. Perché delle due fasi, delle due linee di alimentazione, una viene definita fase e l'altra neutro? Semplicemente perché dove esiste la cabina di trasformazione che partendo dalla media tensione genera l'alimentazione a 230 volt, per motivi di sicurezza elettrica, contestualmente alla cabina, uno dei due fili, una delle due linee, viene messa a terra, sull'impianto di messa a terra della cabina. Quella diventa il neutro, ovvero se noi andiamo a misurare la tensione che abbiamo fra la linea di neutro e la nostra messa a terra, avremo che quella tensione è dell'ordine di qualche volt. Non può essere zero perché la nostra terra magari si trova a qualche centinaio di metri rispetto alla terra della cabina di trasformazione, per cui le terre non sono esattamente equipotenziali, ma all'incirca la tensione è quasi nulla. Se noi dovessimo toccare anche a mani scoperte il filo di neutro, non avremmo nessuna conseguenza. Mentre invece l'altro capo dell'alimentazione a questo punto diventa sotto tensione. Quindi se andiamo a misurare fra terra e l'altro capo abbiamo i 230 volt e il filo che viene chiamato fase. Ci sono alcune zone a Roma dove il trasformatore di uscita dalla cabina di trasformazione locale non è vincolato a terra, per cui in qualche modo entrambi i fili sono flottanti. Non è definito in modo univoco il potenziale di riferimento. E questo complica molto le cose, perché immaginate quante migliaia di utenti ci possono essere collegati contemporaneamente a questi due cavi di alimentazione, chiamiamolo fase nero, un'età sarebbe 0,230, e come all'interno di ognuno di questi utilizzatori le correnti disperse fra questi due cavi e la messa a terra locale possono in qualche modo spostare il livello di tensione elettrica di riferimento fra la terra locale e i due fili. All'atto pratico cosa succede? Succede che anche in una situazione come quella è molto importante cercare il verso delle prese per ottimizzare il comportamento, ma purtroppo non abbiamo la garanzia che quel comportamento sia il comportamento ottimale che potrebbe avere se uno dei due conduttori fosse collegato a terra, e soprattutto non è detto che nel corso del tempo rimanga sempre il collegamento ideale, perché se ci sono degli utenti che collegano o scollegano apparecchiature, accendono o spengono alcuni dispositivi, tutti i potenziali si possono ridistribuire in modo diverso, per cui non abbiamo neanche la certezza che durante l'arco della giornata la nostra messa in fase rimanga sempre quella corretta. Sempre rimanendo nell'ambito dell'alimentazione, ci sono
quesiti che riguardano i condizionatori di rete, le ciabatte, insomma anche questi sono temi che scaldano molto e che causano anche spesso conflitti o comunque curiosità da parte dei nostri ascoltatori, di chi ci segue. Una domanda che volevo leggere è proprio questa, molto semplice. Bravi, cosa ne pensa dei condizionatori di rete e ciabatte filtrate? Ne parlerete? E questa domanda può dare lo spunto per una risposta di questo genere. Tutto ciò che ha a che fare con l'alimentazione 230 è molto importante. Quindi la qualità e il tipo di cavi di alimentazione che vengono utilizzati, anche lo stesso frutto che c'è nella presa a muro, l'impianto elettrico all'interno della nostra casa, l'impianto di messa a terra, tutto ciò che in qualche modo entra nell'ambito dell'alimentazione è importante e genera una ripercussione sonora. Ma un aspetto, direi, subdolo è che è molto facile in questo ambito prefigurarsi delle opinioni o farsi delle congetture mentali, le quali molto spesso però al lato pratico vengono completamente disattese. Quindi, filtri, non filtri. Direi che l'unica cosa sensata da fare è provare cosa succede nel nostro ambiente, perché non è assolutamente detto che il nostro impianto domestico di rete sia equivalente a quello che può avere un nostro conoscente, che può avere il negoziante che ce l'ha venduto, eccetera, eccetera. Quindi tutto ciò che riguarda quell'ambito andrebbe provato e sperimentato senza farsi delle congetture, perché se è vero che attraverso l'alimentazione possono entrare molti disturbi, è altrettanto vero che molto spesso il fatto di inserire dei filtri sull'alimentazione causa come effetto collaterale un rallentamento della dinamica, una compressione della scena sonora, per cui magari da un certo punto di vista possiamo migliorare un po' le prestazioni in termini di pulizia sonora, ma dall'altro punto di vista ne soffriamo sotto altri parametri ugualmente importanti. Per cui dare una risposta che sia valida in tutti i casi è fuorviante, potrebbe veramente indurre le persone in scelte che alla fine si risultano essere controproducenti. Quando prima parlavo della qualità e della tipologia del cavo di alimentazione, ecco, una cosa che vorrei magari dare come suggerimento a chi ci ascolta, ecco, toglietevi dalla testa che il prezzo di un cavo di alimentazione abbia una qualche correlazione con l'effetto sonoro che potrebbe avere una volta inserito nella vostra catena d'ascolto. Le caratteristiche che ha un cavo di alimentazione, almeno alcune di queste caratteristiche, sono assolutamente randomiche, o almeno sono randomiche il modo in cui questo cavo interferisce poi con le caratteristiche della vostra apparecchiatura e del vostro impianto di alimentazione. Quindi un cavo X che a casa del nostro amico ha fatto faville, è stato stratosferico come influenza d'ascolto, potrebbe benissimo essere che messo nel nostro impianto ci dia l'effetto esattamente opposto. Oppure molto frequentemente un certo particolare cavo inserito su una sorgente ci dà un certo effetto, messo su un amplificatore di potenza ce ne dà uno totalmente opposto. Capisco che può essere frustrante sentirsi rispondere provalo prima di acquistarlo o prima di fare delle congetture, ma è l'unica risposta seria che mi sento di dire. Insieme ai filtri di rete esiste poi una categoria di apparecchiature che sono i condizionatori di rete, ovvero quelle apparecchiature che hanno all'interno un trasformatore di isolamento. Quindi entra il 220, c'è un trasformatore che separa primario con secondario, esce sempre alla stessa tensione a 220, ma i due mondi sono isolati dal punto di vista galvanico. Si potrebbe essere indotti a pensare che una soluzione di questo genere in qualche modo sia una panacea. Ci isoliamo dalla rete elettrica, abbiamo la nostra rete elettrica locale, ad esempio in una soluzione come quella descritta prima dal signore che abita a Roma, questo qui gli consentirebbe in qualche modo di emanciparsi dal fatto che l'alimentazione fornita dall'Enel sia flottante,
potrebbe collegare uno dei due capi in uscita direttamente alla sua terra e crearsi una sorta di neutro locale e di fase locale. L'esperienza pratica però che cosa porta? Porta a osservare come un trasformatore inserito nella catena d'ascolto prima dei trasformatori che sono posti all'interno del nostro apparecchiatore, nella stragrande maggioranza dei casi sia più i danni che i benefici che fa. Di primo acchito, quello che nella stragrande maggioranza dei casi si osserva è che la dinamica complessiva della catena d'ascolto risulta impoverita. Il suono diventa più lento, le nuance espressive diventano più ridotte, gli intervalli dinamici tendono a comprimersi, il suono tende a essere più asfittico rispetto a quello di prima, specialmente se questo trasformatore viene inserito nelle amplificazioni di elevata potenza. Finché lo mettiamo in un lettore CD piuttosto che in un preamplificatore, potrebbe essere meno influente sotto questo aspetto. Tanto per citare un esempio, a titolo di prova, ci siamo fatti costruire un trasformatore di isolamento molto particolare, costruito con due bobine completamente separate, quindi non come magari un classico trasformatore in cui il primario e il secondario sono avvolti uno sopra l'altro, per cui c'è una sorta di accoppiamento capacitivo. In questo trasformatore i due mondi sono totalmente separati, c'è solo il complesso magnetico che trasferisce l'energia fra il primario e il secondario. Per avere la garanzia che fosse il meno influente possibile, abbiamo molto sovradimensionato il trasformatore, tant'è che si tratta di un trasformatore che è circa un 40 kVA, sono 40.000 Wh. La sezione del filo utilizzato è molto bassa, tant'è che parliamo di resistenza ohmica inferiore a un ohm per il primario e per il secondario. È un oggetto che bisogna essere in due per spostarlo, da soli è impossibile, a meno che uno non sia un culturista. Ma vi assicuro che anche questo oggetto inserito nella catena d'ascolto dà l'effetto del rallentamento della dinamica. Tutte le volte che lo sostituisci e lo colleghi direttamente l'impianto all'alimentazione 220, alla fine preferisci questa soluzione. Per cui state per certi versi molto cauti nel partire con una congettura e seguire senza aver fatto una verifica sperimentale. Un'altra domanda di una persona che ci ha scritto, che ci segue, ma in realtà che ricorre spesso, è quella della richiesta di un parere sull'utilizzo dei DC blocker. Tu cosa ne pensi? Allora, per DC blocker intendiamo quei dispositivi che inseriti nell'alimentazione di rete sono in grado di interrompere la presenza di una tensione continua. È interessante capire perché si origina questa tensione continua nell'alimentazione 230, la quale per definizione dovrebbe essere una tensione alternata, valore efficace 230 volt, valore medio 0. In realtà che cosa succede? Specialmente da qualche decennio a questa parte, con l'utilizzo di inverter per il solare, per alimentazione di switching, per chi più ne ha più ne metta, le due forme d'onda, invece di essere perfettamente simmetriche e a media zero, diventano asimmetriche. In questa asimmetria, in qualche modo, è come se si generasse una tensione alternata a media zero sovrapposta a una tensione continua. Questa tensione continua non facilmente misurabile, e qui apro una parentesi, se qualcuno volesse misurare la tensione continua che ha nel suo impianto di alimentazione a casa, non utilizzi un multimetro messo in tensione continua per fare questa misura, perché molto probabilmente otterrebbe come unico effetto la distruzione immediata del suo multimetro. Quindi servono degli accorgimenti un po' particolari per poter andare a misurare esattamente questo aspetto. Ma che cosa succede? Succede che questa tensione continua, che può arrivare anche 2, alle volte anche 3 volt, se non superiore, mette in crisi i trasformatori di alimentazione, i quali sono progettati per funzionare con una tensione alternata, ma non per funzionare con una componente continua. L'eventuale componente continua sovrapposta all'alternata sposta le curve di isteresi dei complessi magnetici, per cui è molto facile sentire il trasformatore ronzare. Si genera un fenomeno di magnetostrizione, ovvero il
il metallo, il ferro contenuto all'interno del trasformatore, quando arriva a saturazione magnetica, è come se si mettesse a vibrare. Sono delle micro vibrazioni, però possono risultare abbastanza fastidiose perché emettono rumore all'interno del nostro ambiente d'ascolto. Per evitare quello, che cosa viene utilizzato? Viene utilizzato un elemento interposto fra la fase e il primario del trasformatore, la quale blocca la componente continua. Questo elemento, in ultima analisi, non è altro che un condensatore. Questo condensatore viene messo, lui si assume l'onere di bloccare la componente continua e al trasformatore arriva solo la tensione alternata. Almeno questo in prima approssimazione. Quindi, da un certo punto di vista abbiamo il vantaggio, inserendo un DC blocker, di eliminare questa componente continua, ma come tutte le medaglie ha anche il suo rovescio. Qual è il rovescio di questa medaglia? Il rovescio di questa medaglia è che il condensatore inserito sul percorso dell'alimentazione ha una sua impedenza interna. Il dimensionamento di questo condensatore non è semplice, nel senso che da un certo punto di vista il suo valore sarebbe interessante fosse il più alto possibile, per avere un'impedenza interna a 50 Hz molto bassa, ma se il suo valore fosse molto alto, cosa sentiremmo? Sentiremmo che il trasformatore con la resistenza in corrente continua del trasformatore diventa un filtro passa-basso che funziona dalle frequenze subsoniche, per cui sentiremmo nel nostro trasformatore il ronzio che va e viene modulato dalla variazione di questa tensione continua. Per certi versi il rimedio sarebbe decisamente peggiore del male. Per cui bisogna tenere questo valore il più basso possibile, ma se teniamo il valore il più basso possibile, la sua impedenza diventa molto alta, per cui l'effetto immediato diventa quello di rallentamento della dinamica. Quindi trovare un unico valore che vada bene per tutta la catena d'ascolto è praticamente impossibile. Quindi, ad esempio, chi utilizza delle ciabatte che abbiano già al loro interno il DC blocker deve essere consapevole che il costruttore ha scelto un valore che è un valore di compromesso, non potendo ipotizzare cosa l'utente alla fine collegherà. Quindi molto probabilmente se collega dei carichi molto bassi potrà sentire questo effetto di modulazione del rumore. Se collega dei carichi molto grandi potrà sentire l'effetto di rallentamento della dinamica dovuto al fatto che il valore del condensatore è troppo basso. Ad esempio, venendo in casa Norma, da qualche anno a questa parte, tutti i nostri amplificatori hanno internamente o già presenti di serie o eventualmente come option la possibilità di attivare il DC blocker. Di serie le apparecchiature vengono fornite all'utente con il DC blocker non inserito, ma è sufficiente spostare un terminale di connessione e attivare il DC blocker. Quando abbiamo scelto i valori delle capacità e il tipo di capacità da utilizzare, questa scelta ci ha impegnato diversi giorni, perché ogni condensatore inserito aveva una sua ben precisa caratteristica sonora. Quindi in un'apparecchiatura andava bene un condensatore, in un'altra apparecchiatura andava bene un'altra. Questo mi porta a immaginare che dalle apparecchiature presenti sul mercato con condensatori scelti in modo generalistico possono presentare una influenza sul risultato sonoro complessivo magari non molto soddisfacente. Ma d'altra parte, se l'utente ha il problema di avere il ronzio dei trasformatori, non ci sono molte altre soluzioni. Visto che siamo sul tema, anche se non è stato specificatamente chiesto, ma in qualche modo anticipo una domanda che magari molti potrebbero avere nella loro testa, cosa succede se cambiamo il fusibile di alimentazione? Come sapete ci sono in commercio fusibili in argento, fusibili dalle caratteristiche dichiarate fantasmagoriche che sarebbero teoricamente in grado di cambiare il comportamento di onesta catena d'ascolto. Quindi come rapportarci rispetto a questi oggetti? La mia esperienza è questa. Noi personalmente come Norma abbiamo fatto parecchi esperimenti sui fusibili da utilizzare sia all'ingresso dell'alimentazione sia all'interno delle apparecchiature e devo confermare che il ruolo
dei fusibili sul comportamento sonoro è certamente percepibile. Per cui se in questo contesto analizziamo esclusivamente il fusibile messo nella vaschetta di alimentazione, a pari valore utilizzare il fusibile del costruttore A piuttosto che del costruttore C, piuttosto che del costruttore D, le caratteristiche sonore possono essere anche molto diverse. Non è detto però che i fusibili più costosi risultino sempre i migliori sotto le caratteristiche sonore, ma tengo a parlare di questo giusto per ribadire un concetto generale, ovvero che anche se può essere veramente difficile immaginare e per certi versi comprendere, farsi un modello di che cosa succede, tutto quello che è inserito nel percorso dell'alimentazione 230 è molto importante e l'influenza sul risultato sonoro è certamente presente. Quindi fate attenzione. Ritornando nell'ambito della disposizione dei diffusori, qualcuno ci ha domandato in maniera piuttosto diretta come abbinare gli ampli ai diffusori, quindi come abbinare i nostri diffusori all'impianto. In realtà la domanda è un po' vaga, però posso intuire che cosa poteva voler dire il Signore, ecco. Ma vedrei l'aspetto sotto un'ottica diversa, ovvero come scegliere il diffusore. Sarà molto interessante fare una puntata a riguardo, perché la scelta del diffusore è una scelta molto complessa e molto articolata. Questo particolare contesto mi sentirei di dire questo, ecco, che un diffusore sano non dovrebbe avere particolari simpatie o antipatie verso un'elettronica in generale, quindi quando si sente dire in generale che devo minare l'ampio il diffusore, personalmente mi viene sempre da chiedermi cosa ci sia all'interno di quella catena che non funziona, perché se l'amplificatore è un amplificatore corretto e la cassa è una cassa corretta, non dovrebbero esserci delle antipatie o delle idiosincrasie una verso l'altra. Mentre invece è molto importante il ruolo dell'interfacciamento del diffusore con l'ambiente. E sotto quest'ottica direi che nella stragrande maggioranza dei casi l'errore che viene fatto da parte degli audiofili è in due direzioni. Primo, orientarsi verso un diffusore troppo grande rispetto al loro ambiente. E secondo, scegliere il diffusore sulla base o di una congettura mentale o di un ascolto fatto in un locale, in un ambiente, in un contesto diverso da quello della loro stanza. E per chiudere veniamo ai commenti che in qualche modo erano in disaccordo rispetto alla nostra visione, alla tua visione, che riguarda il fatto che le sorgenti digitali, la maggior parte delle sorgenti digitali non siano in grado di estrarre quelle informazioni utili a ricostruire pienamente la scena sonora. Ecco, cosa ne pensi di questi commenti e considerazioni? Allora, sento dire che non sono in disaccordo con il loro disaccordo, nel senso che la nostra esperienza è che purtroppo la stragrande maggioranza delle sorgenti sonore, indipendentemente dal loro costo, non è purtroppo in grado di estrarre correttamente le informazioni sonore presenti nel file o nel supporto. Posso anche capire però che una persona possa essere in disaccordo con questa affermazione. Perché? Perché la probabilità che un utilizzatore abbia fra le sue mani una sorgente sonora in grado di fare questo è molto bassa. Quindi capite che se un utente ha passato la sua vita ascoltando delle sorgenti sonore digitali non in grado di fare questo e non ho mai avuto per contro la possibilità di fare un confronto con delle sorgenti digitali che hanno queste capacità, è un po' come chiedere al pesciolino rosso se si rende conto dell'acqua e se si rende conto della boccia nel quale è dentro. Non può rendersene conto perché non ha fatto l'esperienza di uscire dalla boccia con l'acqua e capire cos'è l'aria, che è un elemento diverso rispetto a quello dove è stato fino a quel momento. Quindi capisco che ci possa essere questo disaccordo, ma questo particolare aspetto citerei un esempio che ci è capitato giusto un paio di giorni fa. È venuto a trovarci nella nostra sala d'ascolto un potenziale cliente, sapendo che aveva una sorgente digitale molto ben quotata, mi sono permesso di chiedergli di portarla per
per fare un ascolto. Ecco, io personalmente sono sempre molto curioso di comprendere le direzioni sonore nelle quali vanno gli oggetti che sono presenti sul mercato. Ecco. Quello che è stato immediatamente percepibile da questa sorgente sonora, nonostante abbiamo cercato di ottimizzarla, mettere nella condizione migliore per esprimersi, era la assoluta incapacità di questa sorgente di estrarre quasi il benché minimo informazione sonora. L'unica informazione sonora era costituita da un'esposizione geometrica sulla linea che congiungeva il diffusore sinistro col diffusore destro. Gli elementi erano ben distribuiti di sopra, ma non c'era minimamente la percezione dell'ambiente dove era stata fatta la registrazione. Mancava profondità, altezza, mancava tutto quello che in qualche modo può contribuire per rendere credibile la percezione dello spazio sonoro e della collocazione delle sorgenti sonore all'interno di questo spazio. Per me non è stata una sorpresa perché ormai nel corso degli anni ho verificato più e più volte questo aspetto. È stata più una sorpresa per l'utente, il quale aveva da anni questa sorgente, frutto anche di un acquisto importante per lui, però la realtà delle cose era diversa. Benissimo, siamo arrivati dopo un lungo viaggio alla conclusione e ci vedremo sicuramente dopo l'estate con nuovi contenuti. Intanto davvero iscrivetevi al canale e attivate la campanella così che potremo attivare certe funzioni per poter condividere con voi altri contenuti all'interno dei video stessi. E ovviamente ripassatevi i video che non avete visto e se avete suggerimenti da darci per future puntate sono ben accetti. E grazie mille. Grazie a voi e vi auguro una buona estate. Ci rivediamo penso settembre-ottobre.